Benvenuti a Pesaro, città costiera delle Marche, ma anche città della musica, patria di Rossini e capitale italiana della cultura del 2024. In questo video vedrete le 10 principali attrazioni da non perdere. 10. Le ville. Camminando verso il lungomare osserviamo queste splendide ville. Chi sono i fortunati che le abitano? Questo è il famoso Villino Ruggeri in stile Liberty, edificato all'inizio del XX secolo, di proprietà dell'omonima famiglia. 9. Il Pomodoro. Sul lungomare di Pesaro, oltre a scoprire delle splendide spiagge che qui vedete in veste invernale, trovate anche questa scultura moderna, la sfera dello scultore Arnaldo Pomodoro. È una replica della più famosa scultura che si trova nel cortile del Ministero degli Esteri a Roma. La scultura viene definita affettuosamente dai pesaresi il Pomodoro. 8. La cattedrale. Di origine medievale, la cattedrale è stata ampiamente ricostruita nel Cinquecento a causa di un crollo e ristrutturata nell'Ottocento. È interessante vedere come sorgesse sopra una vecchia basilica paleocristiana, di cui qui, sotto i vetri, possiamo vedere le vestigia. 7. Area archeologica di Via dell'Abbondanza. Durante gli scavi per un garage sotterraneo è stata trovata niente meno che una domus romana del I-II secolo d.C. Questi sono alcuni dei suoi mosaici. Sopra di essa sono state successivamente edificate delle terme, in uso fino al VI secolo. Lo spazio è stato oggi adibito a museo, in cui possiamo ammirare questa piccola esposizione. 6. Situati dentro Palazzo Mosca, uno dei più importanti palazzi pesaresi, i musei civici sono una meta immancabile per chi visita la città. Il nome del palazzo, Mosca, viene dalla marchesa Mosca, che lasciò al comune di Pesaro nel 1885 la sua collezione d'arte per costituirne un museo. Notevole è la collezione di ceramiche. Infatti, ecco qui splendidi piatti decorativi e statuine. C'è una collezione di mobili anche e una collezione di dipinti del XVI e XVII secolo. 5. Casa Rossini. In centro, non lontano da Piazza del Popolo, c'è la casa natale del compositore Gioacchino Rossini, nato proprio qui nel 1792 e vissuto a Pesaro prima di lanciarsi nella sua carriera internazionale. È possibile vedere tra le altre cose cimeli d'epoca, abiti di scena e il fortepiano appartenuto al nostro compositore. La casa però non è così tanto interessante quanto la prossima tappa. 4. Il Museo Nazionale di Rossini. Questo museo è una mostra multimediale sulla vita e le opere del grande compositore e ha la capacità di rendere interessante la visita anche a coloro che non sono appassionati di musica classica o di teatro. Il personale della biglietteria è stato molto gentile con noi, che siamo andati in un sabato mattina in cui il museo era pressoché vuoto e ci ha fornito anche informazioni aggiuntive sulle sale, sulla mostra e sulla vita di Rossini. Il museo si trova nel Palazzo Montani Antaldi, appartenuto in passato alla nobiltà cittadina. Si vede che siamo nel piano nobile. Possiamo infatti ammirare all'interno della mostra questi splendidi soffitti a guazzo. 3. Piazza del Popolo. È sempre stata la piazza centrale di Pesaro, fin dai tempi dei Romani, in cui qui si intersecavano le vie principali della colonia, il Cardo e il Decumano. È delimitata da questo lato dal rinascimentale Palazzo Ducale, che vedremo tra poco, a sinistra dal Palazzo delle Poste, a destra dal Palazzo Comunale in stile razionalista del XX secolo, e sul retro dal Palazzo Baviera, che ospitava i paggi della corte ducale. Al centro vi è questa fontana cinquecentesca che forniva acqua alla popolazione quando non vi era acqua corrente nelle case
e per questo detta la pupilla di Pesaro. Ma proprio per la sua funzione, i tedeschi la distrussero durante l'ultima guerra. Quel che vediamo ora è una copia fatta negli anni 60 su modello di quella originale. 2. Il Palazzo Ducale. È da secoli sede del potere cittadino. Oggi, infatti, è la sede della prefettura e le sue magnifiche sale sono visitabili solo con prenotazione in visita di gruppo. La facciata ha un portico con 6 arcate e un piano superiore con 5 finestre. La costruzione fu iniziata da Alessandro Sforza verso la metà del 400 e poi completata dai duchi di Urbino. Entriamo. Questo è il cortile interno e qui possiamo vedere l'architrave della porta con lo stemma ducale e le iniziali GV2 VD4, cioè Guido Ubaldo II, quarto duca di Urbino. Qui, ma anche altrove, possiamo vedere quei 3 coni che simboleggiano le 3 mete del buon governo. Questo è il bagno di Lucrezia Borgia, con pitture del Cinquecento raffiguranti la nascita di Venere e altre scene classiche. Ammiriamo i soffitti di queste belle sale e soffermiamoci a guardare questo dettaglio che raffigura il sistema solare. In queste stanze possiamo inquadrare solo i soffitti, perché è vietato riprendere le scrivanie e le carte della prefettura. In questo splendido salone di rappresentanza, di appena 600 metri quadrati, vediamo in alto sulle pareti gli stemmi di tutti i reggenti di Pesaro, dal Ducato passando allo Stato Pontificio, fino ai prefetti del Regno d'Italia. Ma nel 1910 finì lo spazio e adesso i nomi dei prefetti vengono semplicemente scritti su un registro. Sul soffitto, invece, troviamo diversi simboli del Ducato, tra cui la palma inclinata Resurgit e qui la bombarda, novità della tecnologia militare dell'epoca. Affacciandoci dalle finestre, vediamo Piazza del Popolo in cui eravamo prima. 1. Cibo. Se siete a Pesaro, concedetevi uno spuntino per mangiare la crescia, la famosa piada marchigiana, magari in riva al mare se d'estate. Speriamo di avervi ispirato una visita a Pesaro. Se siete in zona, potete anche andare a Urbino, su cui pure potete trovare un video nel nostro canale. Vi invitiamo pertanto a iscrivervi. Buon viaggio e a presto!